Ciao, bentornati su Macramalex. Oggi apriamo insieme il pacco che ho vinto dall'azienda Kaido. Non so se vi ricordate, ma qualche settimana fa, prima di Pasqua, avevo chiesto di votare una mia creazione in un gruppo Kaido e la mia creazione, che è questa, ha vinto il primo premio. Il contest è finito il 17 aprile e ho vinto, e il 18 aprile mi hanno subito spedito il pacco ed è arrivato oggi, che è il 29 aprile. Quindi io penso che se vogliate fare un acquisto dal sito Kaido dovrebbe metterci più o meno una decina di giorni ad arrivare in Italia. Considerate che c'erano comunque anche le feste di Pasqua e le feste del 25 aprile, insomma è andata abbastanza bene, no? Apriamo subito il pacco. Cercherò di non romperlo, è impacchettato molto bene. Vi metto qui il link del pacchetto che ho vinto. Questo è un pluriball, quindi bello resistente, che non dovrebbe far rompere le cose all'interno. Ecco, testa in giù, vabbè. Il contenuto mi sembra indenne, qualche ammaccatura, ma vabbè. Ecco qua, c'è qualche ammaccatura, però non importa. Diciamo che per aver viaggiato dalla Cina è abbastanza integro. Vabbè, non è sigillato, ne faremo una ragione, non so per quale motivo. Vediamo cosa ci contiene. Allora, la macchina per fare l'iCord automatica, questa la apriamo dopo, ma vediamo cosa c'è di altri gadget. Tantissimi gomitoli, 2, 4, 6, 8, 16 gomitoli di tutti i colori, un acrilico, sono 50 metri per 25 grammi. Dallo spessore secondo me si potrebbe lavorare con un uncinetto del 4, è abbastanza cicciotto. Poi dopo i 16 gomitoli abbiamo il filo di alluminio, è spesso, direi in 3 mm, perfetto per fare le creazioni con questa macchina. Poi cosa abbiamo? Il pacco completo, wow, c'è anche la pinza, è bella pesante, non me l'aspettavo, la pinza per piegare l'alluminio, sì, è bella pesantina, qua è per tagliare l'alluminio e invece qua per piegarlo, molto carina. Qua. Poi ci sono questi tappini di plastica. Questi tappini servono per finire o iniziare le creazioni. Si mettono qua, scoperto, così, in modo da che non buchi il tubolare. Quindi è un set veramente completo. Poi abbiamo, wow, un uncinettone da 15 mm che serve se volete uncinettare il tubolare finito. È grossissimo, io non ho mai avuto un uncinetto così grosso. Oh, in omaggio ci sono anche un librettino con dei pattern. Il fenicottero, wow, la renna, il gatto. Ah, che carini. Non so, questo non pensavo di trovarlo. Diciamo che è un libretto interessante, con qualche template. Bene. Gli accessori extra sono finiti. Ora apriamo la macchina.
la versione blu, credo. Penso che la scatola corrisponda al contenuto dove ho messo le forbici. Questa è sigillata. Ce la posso fare? Ce l'ho fatta. Ok, abbiamo il manualetto di istruzioni. Vediamo in che lingua è. Inglese. Tedesco. Vediamo se per caso abbiamo anche l'italiano. Francese. Italiano, sì, abbiamo anche l'italiano. Bene. E lo spagnolo. Perfetto. Poi cosa c'è dentro? Un ago, un uncinetto, bello grosso anche questo. E qui abbiamo la macchina iCord. Ok, è abbastanza pesantina. Questo è il blocco per agganciarla al tavolo, che ha anche un gommino per non rigare il tavolo. Ci sta, anche qua c'è un gommino. Questa è la manovella per girare a mano e questo sarà il pulsante per accendere. Così a prima vista gli aghi sono un po' diversi da quelli della prima. Sembrano un po' più larghi, però poi vediamo. Qua cosa abbiamo? Avremo il filo per attaccarlo alla corrente. Esatto. Ah, altra lana, fantastico. Allora, qui abbiamo il filo per attaccarlo alla corrente, non c'è l'adattatore a muro, ma è una USB. Questa è un USB-C, questa è un USB normale, qualsiasi caricatore per telefoni. Credo che vada proprio bene. Poi cosa abbiamo? Un cacciavite. Oh, gli uncini di ricambio. Wow, in caso si dovesse rompere, ce ne sono 4 nuovi. E qua c'è altra lana. Un gomitolo di lana. Ah, i pesetti, giusto. Mi stavo dimenticando i pesetti. Sono ben 2 e sono quelli comodissimi a molla, fantastici. Pesano anche un bel po'. Sicuramente efficienti. Bene, adesso che vi ho fatto vedere il contenuto totale della scatola, proviamo subito il nostro mulinetto. Eccoci qua, ho dovuto cambiare postazione perché nell'altro non ho un attacco di corrente, quindi mi sono spostata. Vediamo il nostro mulinetto. Mi sembra unto qua dentro, probabilmente c'è del grasso. Sì, confermo che è ingrassato, quindi ottimo. Va bene, niente, proviamo subito ad attaccarlo al tavolo. Semplicemente si aggancia e vediamo se riesco a inquadrare bene. Si gira si avvita la rotellina fino ad arrivare alla larghezza del vostro supporto, del mio. È il bancone della cucina. Vediamo se quanto lo devo stringere, così, perfetto, adesso è bello stabile, tiro un po' su l'inquadratura, ok, questo è il suo cavo, corrente, la porta
USB-C è qua di fianco. Vado a cercare un caricabatterie e l'attacco. Ok, sono andata a prendere un adattatore universale che io uso per il cellulare. Lo attacco alla porta che dà più corrente. Partiamo così. Attacchiamolo. Vediamo se va. Direi che gira. Non è troppo rumoroso, non so se lo sentite. Vabbè. Vediamo di impostare il lavoro. Penso che si faccia come qualsiasi altro mulinetto. Utilizziamo il fantastico Giga uncinetto in dotazione. Ok, è stato un po' l'inquadratura. Infiliamo il filo nella mega cruna del lago uncinetto e facciamo passare il filo da qua nella guida, poi dentro la macchina in modo che esca sotto comodissimo. Eccolo qua, lasciamo lì l'ago. A questo punto io girerei la manovella a mano, fargli prendere il primo giro, perché come sapete va preso un ago sì e un ago no, il terzo sì e il quarto no. Bene, adesso che l'abbiamo impostato io aggancio subito i pesi, sono veramente stra comodi, penso che li userò anche sicuramente anche con gli altri mulinetti, senza dubbio. Devo tenere dentro l'ago, mi sa che ci passa, a vedere. Sì, passa anche qua, ecco, tenetelo dentro, perfetto. Molta meno fatica se tenete quel lago. Niente, vedete? Sto facendo proprio le cose in diretta. Lasciatelo qui e passate anche dentro il peso. Ecco qua, voilà. Comodissimo. Senza ulteriori indugi io lascio il peso sotto e farei partire la macchina. Ok. Va, ok. Wow. Perfetto, al primo colpo. Allora, come idea sinceramente mi sembra che stia un po' annaspando, però forse il primo giro si annaspava un po', adesso va. Allora, non mi sembra potentissima, però fa il suo lavoro. Vediamo, dai. Non devo fare assolutamente niente, fantastico. È già arrivato, il tubolare è già arrivato qui, adesso lo lascio lavorare un po' e poi vediamo il risultato. Mentre il filo va giù, lo fermo e faccio vedere la comodità di questi pesi a molla. Basta schiacciare, tirare su, perfetto, wow, è troppo comodo. E via. Allora, me lo aspettavo più potente, però a tra poco. Sapete una cosa, io adesso proverei, invece che con l'adattatore del cellulare, con il cavo del portatile, che ha più potenza. Vediamo se va, cambia, o se non lo friggo, spero di non friggerlo. Fermo, stacchiamo il cavo, prendo il filo del portatile, vediamo un po' se cambia, se è colpa del mio adattatore. Ma mi sembra un po' più deciso, quindi sì, probabilmente è il mio adattatore di corrente che è un po' scarsino. Ok, va decisamente più liscio e veloce.
Bene, direi che lo posso fermare e vediamo il tubolare. Ok, eccolo qua. L'ho voluto togliere dall'alto per non tagliare il gomitolo. È assolutamente perfetto. Oh, qua. Bene, l'unboxing e la prima recensione di questo mulinetto è finita. Ora io farei una comparazione, nei prossimi video se volete farei una prova con diversi filati e una comparazione con il mulinetto della Prim. Se volete vedere questi video fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ciao, alla prossima!